Eccomi qua, buongiorno, siamo di nuovo qua. Dobbiamo stare attenti perché ti investono, come giusto ridere, sfrecciano con le biciclette come non ci fosse un domani. Ma ragazzi miei stiano lavorando per cambiare i fiori nelle aiuole, ma i tulipani sono andati. Stanotte c'era freddo, oggi c'è un caldo che in effetti con la camicia felpata non è stata una buonissima idea, ma va bene, avanti. Allora, oggi comincio a parlarvi del male. E non vorrete mica sempre che parliamo del bene, della luce, figli della luce, la vita dopo la morte. Bisogna anche conoscere l'avversario. Eccolo qua, lo sentite? Questo è l'avversario. Si comincia a parlare dell'avversario e lui comincia a disturbare. Mica bao bao micio micio, Vedete che quelle che sembrano a volte coincidenze non lo sono affatto. Non lo sono affatto. Quindi eccoci qua a parlare dell'avversario. Oggi dovrei riuscire, a più tardi domani, ma oggi dovrei riuscire sul primo canale a pubblicare il potere di Satana, il potere del diavolo. E vi spiego da dove lui trae il suo enorme potere e perché. Penso che qualcuno, più di qualcuno, rimarrà o stupito o deluso, altri invece si aspetteranno esattamente quello che io dico in questo video, che anche questo sarà un video podcast, potrà essere ascoltato su YouTube Music senza bisogno quindi di vedere il video per forza. Insomma, ci dobbiamo aprire a più canali. Poi mi spiace che qualcuno mi scrive ma io su Telegram non ti posso seguire. È ovvio che su Telegram parleremo solo di alcuni argomenti che non sono portabili. Scusate, mentre finisce l'influenza, il raffreddamento, Covid-2, la vendetta e parte l'allergia. Qua, cari miei, siamo imbabbionati non da poco. E vi stavo dicendo, sì, quindi solo alcuni argomenti che purtroppo, a causa degli algoritmi che hanno delle parole chiave che li obbligano a censurare o a segnalare, e a causa anche di alcune persone che segnalano la qualunque pur di fare dispetto, alcuni argomenti, chiamiamoli così, sensibili, non possono essere trattati sui social aperti. E non c'è niente da fare, lo vediamo. Per chi non l'avesse già capito, lo vediamo costantemente che noi non siamo più in una democrazia compiuta, ma siamo in una democrazia che impone una sua morale, che impone, un po' come la Sacra Inquisizione nel Medioevo, un'unica visione della vita, la quale non ammette critiche, altrimenti si è cattivi per forza, anche solo se ci si pone un dubbio. Quindi purtroppo dobbiamo agire in maniera tale da poter però comunque affrontare certi vincoli. Adesso vedrò se questi video sull'oppositore potranno rimanere sui canali ufficiali. Nel caso ci fossero problemi ve li riproporrò comunque su Telegram. Fra le altre cose c'è da dire anche una cosa, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete. Quindi chi dice ma io su Telegram, insomma, datevi un attimino da fare, cercate di farvi aiutare, di apprendere, di capire se il vostro desiderio è vero, è di conoscenza, è di cercare di
di dare una mano, cercare di capire, cercare di migliorare. Insomma, visto che io, fate salvi gli aiuti e le piccole donazioni che molti di voi mi fanno e mi aiutano a coprire in parte le spese, tutto il resto è donato gratuitamente, e quindi almeno fare un piccolo sforzo per accedere a queste cose che vi vengono donate gratuitamente. E insomma, se volete fare un percorso, se volete crescere, è sicuro che noi troveremo ancora degli ostacoli, e non pochi, quindi dovremo di mano a mano adattarci, perché lo stiamo dicendo, no? Il nemico è sempre in agguato. E perché gli spiriti liberi sono liberi, perché gli spiriti liberi pensano, perché gli spiriti liberi sono capaci di pensiero critico, nel bene e nel male, giusto e sbagliato che sia il pensiero, però sono capaci di discostarsi dalla narrazione, quella narrazione che ormai è diventato lo stile di vita del mondo occidentale, che non prevede il punto di vista di chi occidentale non è, non prevede il punto di vista di chi non è d'accordo. E l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto con la guerra, lo vediamo costantemente. E non mi dilungo per evitare anche qua di nuovo i soliti discorsi. Di questi discorsi ne parleremo in separata sede. Bene, ma vi dicevo dell'oppositore. L'oppositore è ovviamente sempre sul campo, sempre sul pezzo, e il proprio farci credere che lui non agisce è quello che ci trae in inganno. Il trucchetto degli ultimi anni è stato quello proprio di far apparire come si dice, di far apparire che lui non esista. Addirittura una parte delle chiese non crede più che esista il diavolo, talmente è bravo, talmente è capace che non esiste. Ma poi lo vediamo nel mondo, nelle azioni dell'umanità stessa, perché lui opera attraverso gli esseri umani. E non vi dico di più, perché lo trovate poi nel video del potere del diavolo o potere di Satana. Adesso vediamo quale due titoli sarà meglio dare. Bene, aspetto sempre i vostri commenti, che sono sempre di aiuto per indirizzare anche i video, quindi vi attendo, cerco sempre di mettermi a favore di luce, quindi vi attendo con i vostri commenti qua sul canale. Vi ricordo tutti di iscriversi al Pirata, vi ricordo di iscrivervi ai vari social, trovate la pagina del Pirata come la pagina di Armando Azzolini su Facebook, mi trovate su Instagram come Armando Azzolini e mi trovate su Telegram. Comunque in descrizione dei miei video ci sono sempre i link a tutto, tranne che a Facebook, dir la verità, che dovrei aggiungere. A tutti voi un caro saluto dal Pirata, a Dio piacendo ci vediamo nel vlog di domani. Ciao!